Ciao a tutti! Oggi ricetta tradizionale della nonna, i peperoni ripieni, senza carne, vegetariani, un piatto unico delizioso. Vediamo la ricetta. Gli ingredienti per fare i peperoni ripieni sono 3 peperoni che equivalgono a 800 grammi, 180 grammi di pane raffermo, questo lo abbiamo sbriciolato con il mixer, 3 pomodori grandi San Marzano, 100 grammi di olive nere, un cucchiaio di capperi, 2 uova, 120 grammi di scamorza, questo è uno scamorzone, 4 cucchiai di pecorino, 100 ml di acqua. Ci serviranno un paio di fettine di aglio, prezzemolo, circa 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, pepe e sale. La prima cosa da fare è mettere l'acqua sul pane e amalgamare con la forchetta. Questo è pane fatto in casa, potete utilizzare il pane che avete a disposizione. Stiamo tritando il prezzemolo, facciamo lo stesso con i capperi e anche le olive. Tagliamo 2 pomodori in pezzi molto piccoli. Anche il formaggio lo tagliamo. Per quanto riguarda il formaggio, ovviamente potreste utilizzare il formaggio che preferite, per esempio l'Asiago o la mozzarella. E ora si mischiano tutti gli ingredienti, quindi al pane aggiungiamo le uova, il prezzemolo, i capperi, le olive nere, i pomodori e il pecorino. Questa è una ricetta antichissima. Aggiungiamo 2 cucchiai di olio, il pepe, poco sale perché c'è il pecorino, ci sono i capperi, anche l'aglio pochissimo, serve solo ad aromatizzare. Come ogni ricetta tradizionale esistono diverse versioni dei peperoni ripieni che variano a seconda della regione italiana in cui vengono preparati, dai peperoni imbottiti alla napoletana con olive e pangrattato a quelli alla siciliana con olive e capperi. Questa versione è pugliese. Lasciamo insaporire questa specie di cialdedda e ci dedichiamo ai peperoni. Li tagliamo ecco qua a metà, togliamo tutti i semi e le parti bianche. Questa è una preparazione base molto facile che potete realizzare con tutti i tipi di peperoni che avete a disposizione, i gialli, i verdi, i rossi. C'è chi dentro ci mette anche la carne macinata, però noi facciamo una versione completamente vegetariana, quindi adatta a tutti. Anche con il tonno sono buonissimi. In descrizione vi mettiamo un'altra versione che vi abbiamo già fatto vedere di peperoni ripieni, sempre alla pugliese, però in quel caso c'era il riso. Un bel piatto unico. Recuperate la ricetta se adorate i peperoni come noi. In una teglia mettiamo il pomodoro che ci eravamo lasciato e lo tagliamo a rondelle. Una fettina sottilissima di aglio tritato, un po' di prezzemolo, un giro di olio, il sale
l'acqua che più o meno deve arrivare a mezzo centimetro nella teglia e disponiamo i peperoni nella teglia come delle barchette. Sale, prima di riempire i peperoni si preriscalda il forno a 220 gradi ventilato e cominciamo a riempirli con il ripieno che nel frattempo si è insaporito completamente, tutti gli aromi si sono mescolati. Proprio come i pomodori ripieni che vi abbiamo anche fatto vedere, vi lasciamo la ricetta in descrizione. Questi peperoni ripieni sono ottimi sia caldi e filanti ma anche freddi, motivo per cui i peperoni ripieni possono essere preparati con grande anticipo come salvacena o pranzo, ma anche per buffet vanno benissimo, oppure in previsione di pranzi e cene in cui dovete trasportare qualcosa. Sono facili da trasportare, quindi portare a casa di qualcuno per una festa, per un'occasione. Questa dose è per 4 persone, però dipende tantissimo da come mangiate, non sono leggerissimi, quindi uno a testa dovrebbe bastare, però se mangiate di più 1,5. Essendo però favolosi, estremamente gustosi, vanno sempre a ruba, non rimane mai niente. E tutti vi chiederanno la ricetta, sicuro, perché è una ricetta davvero antichissima, tradizionale, gustosissima, la ricetta che facevano le nostre nonne. Ed è anche un piatto unico, non c'è bisogno di mangiarlo neanche col pane, visto che comunque c'è dentro. Vedete il condimento anche giusto su questi 3 peperoni, il pane è sufficiente, quindi vi abbiamo dato le dosi precise per fare una ricetta che in genere le nonne fanno ad occhio. Guardate che meraviglia, poi un profumo pazzesco quando sono in forno. Pecorino, l'ultimo cucchiaio che è rimasto. Poi se vi piace un sapore meno spinto sicuramente potete utilizzare il parmigiano, però da noi si va di pecorino. Olio, l'equivalente di circa 3 cucchiai, in modo che capiate bene le dosi. Prontissimi ad andare in forno, 220 gradi, ventilato. Dopo 20 minuti abbassiamo a 200 gradi. Passata mezz'ora invece abbassiamo a 180 gradi e facciamo cuocere per altri 10 minuti. Possiamo sfornarli, sono passati 40 minuti di cottura in totale. Ed eccoli qui, vedete, si è formata una bella crosticina sopra. Fateci sapere voi come fate i peperoni ripieni, vedete stiamo facendo la prova della cottura con una forchetta, sono cotti bene. Fateci sapere nei commenti quali sono i vostri preferiti, qual è il ripieno che in genere ci mettete nei peperoni ripieni. Se amate le ricette tradizionali, quelle delle nonne, iscrivetevi al nostro canale YouTube, si chiama Cucina Geek. E per ricevere le notifiche tutte le volte che esce una nuova ricetta dovete cliccare sulla campanella in basso a destra qui su YouTube. Alla prossima ricetta, ciao! I peperoni ripieni mi sono squisiti e è uno spettacolo.